Rompecabezas. Puzzle. Rompecabezas. Puzzle. Rompecabezas. Puzzle. Rompecabezas. Puzzle. Rompecabezas. Due domande. Sei favorevole al concetto di giustizia privata? Se sì, perché? Se no, in che senso? Dipende dalle situazioni, dalle persone, dettagli. Quindi non sai se sei favorevole o no? Dico solo che non conviene mettersi nei guai se non è strettamente necessario, specialmente se c'è qualcuno che si occupa di questo. Quanto sei teorico. Tutta teoria e niente emozioni. Sei freddo come una pianta. Ma che c'entra? Dico solo che non si può essere sicuri al 100% di qualcosa di così delicato. Ok, allora scatta la seconda domanda. Metti che stai sognando e ti fanno un torto. Cioè, mentre dormo, subisco un torto. No, stai sognando e all'interno di un sogno ti fanno un torto. Che fai? Non reagisci? È solo un sogno. Non c'è bisogno di prendersela sul personale. Solo un sogno! Più personale del sogno non c'è niente. I sogni sono segnali inequivocabili di ciò che vogliamo. Quindi se in sogno mi morde un serpente, sono io che voglio che quel serpente mi morda? Ma no, a parte che va analizzato più che altro in maniera simbolica. Ma poi diciamo che è una sorta di riflesso della realtà. Ossia? Nel senso che i sogni comunicano con noi per farci vedere delle cose che da sveglio proprio non riusciamo a vedere o non vogliamo vedere. Non male come immagino. Lo è. Un'ultima cosa. Tu sai quando stai dormendo che stai sognando? O è una cosa che non ti è mai sfiorata per la mente? La seconda. Allora so dove portarti oggi. When you find assistance with your crimes and have enough to write a book on what you've done. And then you'll find your taxes are too high. Don't you worry, you can always stab some friend of yours or mine just to kill the time. Allora, Anto, un bicchiere di vino rosso per il tavolo 3 e su zucchini, per favore. Ah, e un bicchiere di vino bianco per il tavolo 5. Grazie. Cosma, Sì, dimmi. non trovo le patatine. Sotto, vicino ai taralli. Sì. Ah. Cosma.
Cameriera? Ehi, cameriera? Scusi, scusi. Sì. Mica. Buonasera. Vorrei ordinare un bicchiere di vino rosso Sì. e degli stuzzichini. Ok. Grazie. Subito. Allora, Anto, un bicchiere di vino rosso per il tavolo 3 e zucchini, per favore. Ok, calice di vino, stuzzichini, tavolo 4, pronti? The razors on my skin. Odin! Ciao Odin! Elettra! Mi hai riconosciuta! Da quanto tempo? Come stai? Sono stressatissima, guarda, sono qui per rilassarmi un po', bere un bel bicchiere di vino rosso tra il lavoro, la famiglia e i figli. Sì, immagino. Scusa, un calice di vino bianco. Sì, grazie. Un bicchiere di vino bianco per il tavolo 5. Grazie. Un bicchiere di vino. Lei? Un bicchiere già stato. Ok. Scusa, il vino rosso l'avrei dimenticato. Certo, scusa, lo porto subito. Grazie. Odin, sai che mi è successo l'altro giorno? Sarà stato 2 giorni fa. Ho incontrato Antonio. Ha cominciato a insultarmi, a dire parole, parolacce, ma è impazzito. A casa. Ma il resto è tutto bene. Grazie. Hai preso qualcosa? Sì, sto aspettando del vino bianco. Calice vino bianco, tavolo 5, pronto? Grazie. Bel bicchiere di vino. Ti fa veramente rilassare. È quello che ci vuole. È quello che ci vuole. Buonanotte, Gianco! Ciao Cosba, buonanotte. Non ne fanno molto? No, qualcosina la faccio, però non proprio nello specifico.
Sto morendo da gioia. Che cosa? Forse avranno mangiato. Lascia stare mio padre che sei di prendere. Ma sei ubriaca? E quindi poi, ma in campagna dove? Cameriere? Scusi? Scusi? Ehi? Cameriere? Scusi? Cameriere? Scusi, Mi dica. vorrei ordinare. Sì. Mi porti un bicchiere di vino rosso Sì. e degli stuzzichini. Sì. Grazie. Arrivano subito. Grazie. Ecco. Grazie mille. Chiedo scusa, Sì. e manca il vino. Ah, il vino. Sì, Certo, signora. ho dimenticato. Certo. Oh, finalmente. Ecco, signora. Ho finito tutte le patatine, eh? Mi dispiace. signora. Grazie. Grazie. Buonasera, signora. Prego, prego. Ma vaffanculo, va. Da pazzi, ma guarda tu. La giornata fa... Ma che cazzo fai? Ma ti sembra modo di attraversare sulle strisce? Non è carino suonare il clacson. Qualcuno si potrebbe svegliare. Ah, la mano! Pezzo di merda, la mano! Ah! Ciao! Ma dov'è? È sparito. Dove è andato? Strano. E questo sia di lezione per la prossima volta. Ma mi raccomando, spargi bene la voce.
Buongiorno e benvenuti a Teleritto 83. Nella notte di ieri si sono svolti una serie di delitti efferati. La paura ha invaso le strade di Gomelia disseminando sangue e pezzi di persone qua e là. Trallallero, trallallà. Il nostro inviato Wando Bonamini ci racconta che cosa è successo. Vai Wando. Quando vuoi. Siamo in noi. Allora, buongiorno a tutti i telespettatori di Telerit TV 83. Wando Bonamini vi saluta, siamo a Gomelia, potete vedere dalle tracce di sangue qui per terra, la traccia che appunto stanotte c'è stata una serie di delitti, o meglio di deturpazioni corporali ai danni di alcuni onesti cittadini. Che cosa accomunano? Una mano, una lingua e dei denti. Si tratta di un omicida inconfessabile che magari non farebbe male a una mosca, oppure qualcuno che ha compiuto questi efferati delitti per vendetta, oppure per una follia, per un gioco. Ebbene, ancora non abbiamo una risposta. Gli inquirenti stanno ancora indagando sul caso e stanno cercando di capire se c'è una connessione di queste varie parti del corpo. Si tratta di un caso isolato oppure l'inizio di un orrore che mostra la parte oscura di questa città? Bene, non c'è ancora una risposta. L'unica cosa certa è la raccomandazione della polizia a rimanere tutti a casa fino a nuovo ordine. Per ora è tutto, vi ricordiamo l'appuntamento per lo speciale da Gomelia per le ore 18. A voi studio. Lei come si dichiara? Innocente. E sulla base di cosa? Vede, la vendetta non è qualcosa che si può spiegare. Esiste, c'è. E noi siamo qua. Molto esaustivo, ringraziamo il signor Goran Vendetta. Vuole salutare qualcuno a casa? La casa non ha bisogno di saluti. Più che altro volevo salutare a casa tutti coloro che covano e tengono tutto dentro. E poi, last but not least, Quentin Tarantino, a cui io mi sono ispirato in queste mie opere, perché per me sono opere, che è l'unico che ha capito che cos'è la vendetta. Ringraziamo Goran Vendetta per questa intervista e vi salutiamo e linea allo studio. Mi porti un caffè? Sì, subito.